Buonasera, oggi parliamo di vino. La filosofia del vino sta riunendo a sé tantissimi discepoli, tutti con una grande voglia di imparare, anche perché i compiti da svolgere a casa sono tra i più piacevoli. Perché per imparare ad assaporare e riconoscere i vini bisogna affinare vista, olfatto e gusto. E quindi bisogna provarne molti per poterne a poco saper cogliere tutte le varie sfumature ed apprezzarlo sempre di più. Il vino è anche un affettuoso compagno quando ci sentiamo soli. Infatti io non ne ho potuto fare a meno, soprattutto ora che sto in quarantena obbligatoria a causa del famoso Covid-19. E in compagnia di amici diventa addirittura, a mio parere, indispensabile. Immaginate inoltre una bella tavola imbandita di squisitezze, ma senza la presenza di belle coppe di vino. Sarebbe un disastro, una vera tristezza. Perderebbe tutto il suo incanto, almeno per me e sicuramente anche per voi appassionati di vino. Ora parliamo della pianta della vite e dei suoi bellissimi frutti, i grappoli d'uva. Oltre ad essere un frutto delizioso da mangiare al naturale, lo possiamo apprezzare sotto forma di vino. La uva ha sempre avuto un carattere simbolico, con un significato molto importante. Rappresenta da sempre, in tutte le religioni, arcaiche e recenti, la fertilità, l'abbondanza e quindi la vita. Nelle regioni pagane si venerava il dio del vino, Dionisio, chiamato anche Bacco dai Romani, per l'allegria e il divertimento che donava a chi lo festeggiava. Sono molto celebri nella storia i riti baccanali, di cui parleremo più avanti. La famosa frase latina che sicuramente tutti voi conoscerete, in vino veritas, significa semplicemente che il vino svela la nostra vera anima, ci toglie le maschere che indossiamo nella società e quindi ci rende più saggi se scopriamo però e rimediamo alle nostre debolezze. Quindi in tutti i suoi aspetti ha sempre avuto un valore altamente positivo. Allora, al mondo ci sono circa 1360 varietà di uva più o meno da vino, uva da vino, ma solo qualche decina è riuscita a conquistarsi uno spazio nel mercato mondiale. Tra le principali varietà di uva rossa più diffuse al mondo troviamo il Cabernet Sauvignon, il Cabernet Franc, il Merlot, il Pinot Noir e il Syrah. E tra la uva bianca abbiamo il Sauvignon Blanc, il Chardonnay, Riesling, Chenin Blanc e Pinot Blanc. Questi vitigni sono riusciti ad emigrare dal proprio paese d'origine e ad adattarsi alle varie latitudini e temperature, per questo sono vitigni internazionali. Nel Nuovo Mondo sono arrivati con la scoperta dell'America da parte di Cristoforo Colombo, mio illustre compatriota. E i frati e i colonizzatori incominciarono a produrlo, i primi, i frati in particolare per le funzioni religiose e i secondi per il proprio consumo alimentare. Quindi all'epoca la produzione dell'uva in questi territori era limitata solo a queste due ragioni. Attualmente invece una parte significativa della produzione mondiale del vino avviene proprio nel nuovo continente, dove si producono ottimi vini. Poco a poco li conosceremo assieme. La prima produzione, ora un pochino di storia, la prima produzione di vino è avvenuta circa 8000 anni fa, pensate, nel periodo neolitico e con la scoperta dell'agricoltura. Quando l'uomo da raccoglitore e nomade si è trasformato in stanziale, cioè sedentario, la vite è stata tra le prime piante ad essere coltivata. La zona d'origine è stata la cosiddetta mezzaluna fertile, quella striscia di terra meravigliosa e florida che abbraccia i fiumi Nilo, Tigri e Eufrate, fertilissima, dove si sono potute sviluppare le prime grandi culture umane.
e dove si trovano attualmente, così potete capirlo, Israele, Siria, Iraq e Kuwait. Nel prossimo episodio faremo la conoscenza del re dei vini, il Cabernet Sauvignon. Qui tengo una coppa che sto degustando, squisita. Cominciamo ora una breve descrizione del Cabernet Sauvignon. È un vino originario di Bordeaux, quindi della Francia, ed è figlio di un incrocio spontaneo tra il Cabernet Franc e il Sauvignon Blanc. Dimostrato solo però questo incrocio nel 1966. È il vitigno più diffuso al mondo per la sua capacità di adattarsi al terroir e alle varie condizioni climatiche, senza perdere però le sue caratteristiche organolettiche. Devo precisare, per chi non lo sapesse, che il termine terroir non significa specificatamente solo il tipo di terreno, come il suolo e il sottosuolo dove cresce la pianta, ma anche le condizioni climatiche tipiche del posto dove viene coltivato, come pioggia, vento, sole, caldo, freddo e così via. E anche la pendenza di una collina, pensate, influenza la produzione e il raccolto dell'uva. Il nome Sauvignon significa selvaggio e deriva da un'antica parola francese che spiega appunto la capacità di questa uva di essere così vigorosa, selvaggia appunto, da crescere in luoghi meno fertili e poco fertili, argillosi e ghiaiosi. Infatti i terreni devono essere ben drenati perché è molto sensibile alle malattie fungine. Il vino Cabernet Sauvignon è un vino generalmente molto aromatico e con i tannini piuttosto robusti. Presenta anche un'acidità e un livello di alcol elevato e sono proprio tutte queste caratteristiche a fare del Cabernet Sauvignon un vino adatto ad una lunga maturazione, cioè all'invecchiamento. I vini giovani sono di un bel colore rosso rubino intenso, come questo, e provengono da vitigni altrettanto giovani e hanno un delizioso profumo di mirtillo, di ribes, di fragole, ciliegia, insomma di tutti i frutti rossi, a volte anche odori di cioccolato ed erbaceo. Sono più fruttati e meno strutturati. La temperatura che si utilizza per la loro fermentazione è bassa e il risultato produce vini più delicati, aromatici e meno astringenti in bocca. In cambio, i vini invecchiati, soprattutto in botti di legno, si trasformano in vini raffinati e ricchi degli aromi che ho già elencato, però con l'aggiunta di aromi terziari, come profumi balsamici e speziati, profumo di cuoio, tostato, profumo di animale. I forti tannini, e con il passare del tempo, in botte quindi, e con il passaggio in legno, si addolciscono e diventano vellutati e il colore assume una sfumatura granata. Infine, al gusto, il Cabernet Sauvignon è un vino rotondo, sontuoso, ampio e caldo. Presto una cata in diretta e vi spiegherò anche questi termini. Salute!